Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Io sono Jenny e nel video di oggi voglio mostrarvi come ho realizzato scudo e pugnali di Kohaku dall'anime Dr. Stone. Può sembrare strano, ma per ricavare la forma dello scudo ho usato una vecchia padella che mia madre non usava più, sopra ci ho messo dei fogli di carta, poi con lo scotch ho fatto varie pieghe finché poi non ha preso, la forma sferica della padella che avevo sotto. Una volta terminato il cartamodello tridimensionale lo riappiattisco per poterlo portare sul foam ad alta densità da 5 mm. Taglio tutto con un cutter affilato e poi incollo insieme le varie parti utilizzando la colla a contatto. Spalmo bene la colla su entrambi i lati da incollare, poi lo faccio asciugare giusto un minuto. Quando non è più bagnata la colla procedo all'incollaggio. Dopo poi lo termoformo utilizzando una pistola termica e aiutandomi con una sfera di plastica. Per coprire i tagli uso prima la punta di pietra arancione del Dremel, poi la carta vetrata 320 e per poi riempire il taglio utilizzo il silicone acrilico con l'acqua per spalmarlo bene. Con il cilindro abrasivo del Dremel incido vari solchi per creare una texture al retro dello scudo, che poi vado a incollare con la stessa colla ad un altro cerchio fatto sempre in foam che mi servirà per chiudere appunto questo cerchio vuoto all'interno. Ho creato a parte i pattern dei disegni sulla parte frontale, li fermo con degli spilli e traccio il contorno con una penna gel bianca, poi li incido leggermente utilizzando un cutter molto affilato. Passandoci sopra il calore con la pistola termica, i tagli si aprono e avremo dei decori belli precisi. Incollo poi la mezza sfera al cerchio fatto in precedenza. Per i pugnali taglio 2 sagome di foam da 10 mm, a parte faccio lo stesso con l'impugnatura. Dopo aver incollato insieme la base, con il taglierino abbozzo la forma della lama e poi rifinisco con il Dremel. Faccio lo stesso poi con i due pezzi dell'impugnatura. Per la texture delle cinte riscaldo il foam da 2 mm e ci schiaccio sopra una pallina di carta stagnola. Le incollo poi con la colla a caldo al retro dello scudo, facendo attenzione a lasciare un po' di spazio nel mezzo per far passare la corda. Come primer utilizzo il FlexiPaint, questa è una versione migliorata che mi è stata mandata da Tiger Supplies. Ne basta una sola mano e quando è asciutto non è appiccicoso. Anche questo FlexiPaint Spray mi è stato mandato da loro ed è un ottimo prodotto proprio come il Full Dip e il Plastidip che potete usare in caso non avete questo. Faccio una base con il full tip beige e poi coloro i dettagli con gli acrilici a pennello. Mischio dell'acrilico marrone con dell'acqua e lo spennello su tutto lo scudo, poi prima che si asciughi tampono il colore con un fazzoletto di carta. Con un pennellino sottile vado a scurire all'interno dei tagli più profondi. Per proteggere e lucidare il colore utilizzo l'olio di silicone della FlexiPaint che mi è stato mandato sempre da Tiger Supplies. Lo strofino sul foam con un panno di cotone bianco e dopo con un panno asciutto asciugo il silicone in eccesso. I pugnali invece li ho colorati con i colori ad aerografo Createx. Per mettere in risalto le varie smussature ho usato un po' di acrilico bianco con un pennello asciutto. Anche per questi ho usato l'olio di silicone allo stesso modo, li ho poi decorati con dello spago attaccato con la colla a caldo. Con lo stesso spago ho creato 2 trecce lunghe e con la colla a caldo le ho attaccate dietro le cinte dello scudo. Il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto e che le tecniche utilizzate in questo video possano esservi utili per i progetti futuri. Ci tengo ancora a ringraziare tantissimo il negozio Tiger Supplies per avermi mandato tutti questi bellissimi prodotti da provare. Come al solito in descrizione trovate i link di materiali e cartamodelli. Grazie ancora per il vostro supporto e noi ci vediamo, spero presto, al prossimo tutorial.